Provate a immaginare la scena. Siete in autostrada, state viaggiando tranquilli con la vostra famiglia, magari state andando in vacanza. All'improvviso, un segnale acustico. Sul cruscotto si accende una spia rossa, quella che nessun automobilista vorrebbe mai vedere. Pressione olio motore insufficiente. Arrestare il veicolo. Nel giro di pochi chilometri, il servofreno diventa duro come un pezzo di legno, il pedale non risponde bene e il motore rischia letteralmente di distruggersi. Cosa sta succedendo? Siete appena diventati l'ennesima vittima del problema più discusso, criticato e temuto degli ultimi anni nel mondo dell'auto. Parliamo del motore 1.2 PureTech a 3 cilindri, un propulsore che equipaggia milioni di vetture del gruppo Stellantis, Peugeot 208, 3008, Citroën C3, Opel Corsa, persino modelli più recenti come la Jeep Avenger o la Fiat 600. Pensa che questo motore, sulla carta, era un gioiello. Ha vinto per ben 4 anni consecutivi il premio internazionale come motore dell'anno nella sua categoria. Eppure, oggi, se provi a nominare il 1.2 PureTech in un qualsiasi forum di auto o a un meccanico generico, vedrai la gente farsi il segno della croce. Il mercato dell'usato è letteralmente terrorizzato da questa motorizzazione. Ma qual è la verità? Si tratta solo di un'esagerazione da social o ci sono problemi strutturali reali? E soprattutto, se oggi stai cercando un'auto nuova o usata, ti conviene comprarlo oppure devi scappare a gambe levate? Oggi facciamo totale chiarezza. Vedremo i veri difetti tecnici, come si manifestano, le soluzioni che sono state trovate e la clamorosa svolta tecnica degli ultimi modelli. Rimani sintonizzato, perché se hai una di queste auto o stai pensando di comprarne una, questo video ti salverà il portafogli. Per capire cosa succede, dobbiamo fare un piccolo passo indietro e capire come è fatto questo benedetto motore. Il 1.2 PureTech nasce per rispondere a normative anti-inquinamento sempre più stringenti. Per ridurre i consumi e le emissioni, gli ingegneri devono ridurre gli attriti interni del motore. Meno attrito significa meno sforzo, e meno sforzo significa meno carburante bruciato. E qui arriva l'idea che ha cambiato la storia, nel bene e nel male, di questo motore. La cinghia di distribuzione a bagno d'olio. Normalmente, i motori usano o una catena d'acciaio che è robusta, è immersa nell'olio ma genera un minimo di attrito e rumore in più. Oppure una classica cinghia di gomma esterna che è silenziosa, non ha attrito con l'olio ma va cambiata a scadenze regolari. Gli ingegneri francesi hanno pensato, prendiamo una cinghia di gomma e facciamola lavorare direttamente dentro al motore, a bagno, nell'olio lubrificante. Sulla carta un'idea fantastica. Unisci la silenziosità della gomma alla lubrificazione continua, riducendo gli attriti al minimo e allungando, teoricamente, la vita della cinghia stessa fino a scadenze chilometriche altissime. Sulla carta, appunto, perché la realtà dei fatti ha presentato un conto salatissimo. Cosa succede nell'utilizzo quotidiano, specialmente se usate l'auto in città per brevi tragitti? Quando fate accendi e spegni continui, il motore non arriva subito alla temperatura ideale. In questa fase, una piccola quantità di benzina incombusta riesce a trafilare attraverso le fasce elastiche dei pistoni e va a finire direttamente nella coppa dell'olio. L'olio motore quindi si diluisce e si contamina con la benzina. La benzina è un solvente chimico aggressivo. Giorno dopo giorno, mese dopo mese, questo mix di olio e benzina attacca chimicamente la gomma della cinghia di distribuzione. La gomma inizia a perdere le sue proprietà, si gonfia, si indebolisce e, infine, comincia a sfaldarsi. La cinghia perde letteralmente dei micro pezzi di gomma, che si staccano e finiscono nell'olio in circolazione. Ora provate a pensare, dove vanno a finire questi residui di gomma consumata? Non spariscono nel nulla. Vengono trascinati sul fondo della coppa dell'olio, proprio dove si trova la cosiddetta succhiarola. La succhiarola non è altro che il filtro di pescaggio della pompa dell'olio, una retina metallica strettissima che serve a bloccare le impurità prima che l'olio venga pompato in tutto il motore. I filamenti e i pezzetti di gomma della cinghia si depositano su questa retina e, lentamente, la intasano del tutto. È come se provaste a respirare con una sciarpa di lana spessa premuta sulla bocca. La pompa non riesce più a pescare abbastanza olio. A questo punto scatta l'effetto domino. Primo, cala la pressione dell'olio nel motore e si accende la famosa spia sul cruscotto. Se ignorate quella spia anche solo per pochi chilometri, i cilindri e gli alberi a camme non vengono più lubrificanti, e il motore grida, si distrugge, diventando un pezzo di ferro vecchio da buttare.
Ma c'è un problema ancora più grave che riguarda la sicurezza. Questo stesso circuito dell'olio alimenta anche la pompa del vuoto, che è quel componente fondamentale che fa funzionare il servofreno. Se i residui di gomma intasano i passaggi dell'olio diretti alla pompa del vuoto, questa si rompe. Il risultato? Vi trovate all'improvviso con il pedale del freno durissimo e l'auto che non frena più come dovrebbe. Un rischio enorme, che ha spinto le autorità europee a imporre richiami ufficiali per motivi di sicurezza su centinaia di migliaia di veicoli. Se la cinghia a bagno d'olio è il problema principale, per fare un'analisi davvero onesta, dobbiamo dire che questo 1.2, specialmente nelle versioni turbo prodotte fino al 2022-2023, ha sofferto anche di altre noie che i proprietari conoscono fin troppo bene. Il primo è il consumo anomalo di olio. Molti automobilisti si trovano a dover rabboccare anche 1 litro d'olio ogni 2000 o 3000 km. Questo accade perché, su diversi lotti di produzione, le tolleranze delle fasce elastiche dei pistoni non erano perfette, permettendo all'olio di trafilare nella camera di combustione e bruciare insieme alla benzina. Questo non solo vi costringe a viaggiare sempre con la latta dell'olio nel bagagliaio, ma crea incrostazioni carboniose sulle valvole e accelera l'intasamento del catalizzatore e del filtro antiparticolato a benzina, il GPF. Il secondo problema, meno frequente ma devastante, riguarda le candele di accensione. Su alcune versioni turbo da 110 e 130 cavalli, si sono verificati casi di rottura prematura dell'isolante ceramico della candela. La ceramica si rompe, i frammenti cadono all'interno del cilindro mentre il motore gira a 4000 giri e distruggono istantaneamente il pistone. Anche in questo caso, motore da sostituire in blocco. Fin qui sembra un bollettino di guerra, lo so, ma adesso dobbiamo rispondere alla seconda parte della domanda del nostro titolo: conviene comprarlo oggi? E per rispondere dobbiamo fare una distinzione fondamentale, perché il gruppo Stellantis ha capito la gravità della situazione e ha messo in atto una vera e propria rivoluzione tecnica. Tra il 2023 e il 2024 è nata la terza generazione dell'1.2 PureTech. Gli ingegneri hanno praticamente preso il vecchio progetto e lo hanno stravolto per circa il 70% dei suoi componenti. La novità più importante, monumentale, è che hanno eliminato la cinghia a bagno d'olio. Sì, avete capito bene. Hanno ammesso il problema e sono tornati a una solida, classica catena di distribuzione. Da fine 2025, tra l'altro, le vecchie versioni a cinghia sono state definitivamente tolte dai listini del nuovo. Questa nuova generazione di motori la trovate sulle versioni mild hybrid a 48 volt da 100 e 136 cavalli. Non cambia solo la distribuzione. Il motore ora funziona a ciclo Miller per consumare ancora meno, adotta una turbina a geometria variabile ed è abbinato a un cambio automatico a doppia frizione, l'EDCS6, che integra al suo interno il motorino elettrico. Addirittura, se ci fate caso, Stellantis sta progressivamente eliminando il nome PureTech dalle scocche delle auto e dalle brochure commerciali, chiamando questi motori semplicemente hybrid. Vogliono tagliare nettamente i ponti con il passato e ripulire l'immagine di questo motore. E bisogna ammettere che, dal punto di vista dell'affidabilità della distribuzione, con la catena il problema storico è stato cancellato al 100%. E allora stringiamo il cerchio e arriviamo al sodo. Conviene comprare un'auto dotata di questo motore oggi? La risposta non è un semplice sì o no, ma dipende tutto da cosa state acquistando, se un usato o un'auto nuova di zecca. Se il vostro budget vi porta su un usato con la vecchia cinghia a bagno d'olio, dovete muovervi con i piedi di piombo. L'acquisto conviene solo e soltanto se vengono rispettate queste due condizioni rigidissime: storico tagliandi perfetto e certificato. L'auto deve avere il libretto dei tagliandi timbrato o le fatture che dimostrino cambi d'olio regolari ogni singolo anno o al massimo ogni 15.000 km, meglio ancora se ogni 10.000. Ma soprattutto, l'olio usato deve essere tassativamente quello con la specifica ufficiale Stellantis aggiornata, lo 0W20 specifico, che ha sostituito il vecchio 0W30 per proteggere meglio la gomma. Se il proprietario precedente ha fatto i tagliandi fai da te o dal meccanico sotto casa senza tracciare i codici dell'olio, lasciate perdere l'auto immediatamente. Ispezione visiva prima dell'acquisto. Svitate il tappo di carico dell'olio posizionato sopra il motore e guardate dentro aiutandovi con la torcia del telefono. La cinghia si vede parzialmente da lì. Se notate microcrepe, bordi sfilacciati o se vedete che la gomma sembra gonfia e lucida in modo strano, quella cinghia sta per cedere.
Ricordatevi che Stellantis, a seguito delle fortissime pressioni dei consumatori, ha esteso la garanzia straordinaria sulla cinghia fino a 10 anni o 175.000 km, ma lo ha fatto a patto che la manutenzione sia stata eseguita in modo impeccabile nella rete ufficiale o rispettando i criteri costruttivi. Se manca anche un solo timbro, la garanzia decade, e se si rompe il motore pagate voi. Fortunatamente, la transizione verso la catena ha risolto il peccato originale. Ma parlando di protezione della nostra auto e soprattutto del nostro portafogli, c'è un altro alleato fondamentale di cui oggi non si può più fare a meno quando si viaggia sulle strade di tutti i giorni. Sto parlando della dashcam, la telecamera di bordo. Così come un tagliando fatto bene vi protegge dai danni al motore, una buona dashcam vi protegge da tutto quello che succede fuori dall'auto. Che si tratti di un furbetto che tenta la truffa dello specchietto, di un incidente in cui la dinamica non è chiara, o semplicemente di qualcuno che vi urta la macchina nel parcheggio del supermercato e scappa senza lasciare i dati, avere una testimonianza video in tempo reale, incontestabile e con valore legale, vi salva da mal di testa colossali e da spese impreviste che l'assicurazione altrimenti non vi pagherebbe. È davvero il miglior investimento che possiate fare per la vostra sicurezza digitale in auto. Se volete fare questo salto di qualità e viaggiare finalmente senza pensieri, vi consiglio i modelli di dashcam che utilizzo anche io. Trovate il link per l'acquisto proprio qui sotto, fissato in alto nel primo commento. Dategli un'occhiata perché è una svolta. E ora, come sempre, sono curioso di sapere cosa ne pensate voi. C'è qualcuno tra voi che possiede una vettura con il 1.2 PureTech? Avete avuto l'esperienza della spia dell'olio o avete subito il richiamo? Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Se questo video vi è stato utile lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Noi come sempre ci vediamo alla prossima, sempre sulla cresta dell'onda, sempre protetti e con i motori al massimo. Ciao!